Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola Consiglia. Questa sera vi farò una ricetta buonissima, vegetariana e non vegana perché ci sono le uova, però volendo potete sostituirle con qualcos'altro, di polpette di verze e patate. Buone! Molto. Io ho già fatto una panna acida che è in frigo e l'accompagnerò con quella lì, e poi vi metterò, forse, non lo so, vediamo. Vediamo, intanto cominciamo con gli ingredienti, dai. Allora, abbiamo della verza, questa è una verza molto piccola, voi togliete le foglie, io l'ho già bollito ovviamente, togliete le foglie più chiare come vedete, le mettete nella pentola a pressione con acqua e sale. Quando comincia a soffiare 5 minuti è pronta, se no potete bollirle anche. Quanta verza è? Ma saranno circa 3-4 etti. Poi abbiamo 3 patate, quelle con la buccia rossa, no? A pasta gialla, del pangrattato, 2 uova, una manciata di parmigiano reggiano grattugiato, una manciata di menta, questa è del nostro orto, quindi non ci sarà neanche bisogno di lavarla, ma io la laverò comunque, sale, l'olio immancabile, l'olio del gruppo Caro. Vi metto tutte le informazioni nell'info box, vi iscrivete alla loro newsletter e vi arriva subito il 15% di sconto sui loro prodotti che sono fenomenali. È vero. E della farina, la farina perché io vorrò fare una doppia panatura, perché le voglio mettere in forno e non friggere nell'olio, per renderle un po' più leggere. Ok? Allora, come primo step vado a strizzare la verza e a schiacciare le patate, quindi ci rivediamo qui a verza e patate fatte. Allora, ho schiacciato la verza, ho schiacciato le patate, ho unito il parmigiano. È normale che vengano morbide, quindi ci sarà un po' da faticare per poi panarle. Mescoliamo bene il tutto, assaggiamo come sta di sale e poi semmai aggiungiamone. Se vedete che è proprio morbido, non fate altro che aggiungere un pochino di pangrattato, perché se non è lavorabile con le mani, certo, è normale che ok. Quindi tenete una ciotolina con dell'acqua sempre disponibile, a cosa serve? Per bagnarsi le mani, per far sì che non appiccichino alla verza e patate, perché adesso dobbiamo mettere ancora la menta che andrò a lavare, sbattiamo le uova con un pochino di sale e ci rivediamo qua per fare le polpette. Allora, eccoci qua, siamo pronti. A questo punto bagno le mani, prendo un po' di impasto, vedete com'è morbido? Sì. Hai messo anche un bel po' di pangrattato? Sul tavolo? Certo. Ah, dentro non ce l'ho messo. Lo passo nella farina. Quindi l'iter è farina, uovo, pangrattato? Esattamente. Prendiamo la forchetta che non ci serve. Uovo. Tutto con le mani, quindi vi dovete sporcare, E il bagnetto nel pangrattato. Poi date la forma che volete, quadrata, rettangolare, tonda, come volete voi. Comunque d'estate è una salvezza, perché è vero che si accende il forno che fa caldo, esatto, però non friggere. Sì, anche perché se non friggi, diciamo, le cose sono anche un pochino più leggere, no? Sì. Allora, farina, uovo, e ci vediamo quando l'ho fatte tutte. Sì, ci vediamo fatte tutte, così vi diciamo anche a quanto devono stare in forno. Certo. A tra poco. A tra poco. Che belli! Sono dei polpettoni. Sì, sembrano quasi degli hamburger, sembrano. Sì,
eventualmente potrebbero anche essere però dei burger, anzi, come dicono quelli bravi. Sì, quelli bravi, sì. Che l'hamburger è quello di carne. Certo, giustamente. Giustamente. Eccoci qua. Allora, un filo d'olio caro, perché quello ci sta sempre bene. Sì. E in forno a 200 gradi per 25 minuti, dipende dai forni. Una cosa, dopo i primi 12 minuti, mi raccomando il forno già a temperatura, dopo i primi 12 minuti, con la palettina, belli belli, li girate e li fate croccare anche dall'altra parte, ma tanto ci vediamo dopo. È passata la metà del tempo, vi faccio vedere che si sono ben indurite. Adesso le giriamo una per una, ovviamente, ecco. Sarà un'impresa molto complicata. No, perché comunque io faccio piano per non romperle, ma poi alla fine esce fuori la mia marracciataggine. Queste si mangiano così, accompagnate con un qualcosa che ci fai vedere dopo? Esattamente. Quindi ci vediamo a fine cottura, altri 12 minuti e siamo pronti. Mi sono scottata. A tra poco. A tra poco. Eccoli pronti ragazzi, guardate che spettacolo che sono. Io li trovo proprio belli. Sembrano veramente degli hamburger, dei burger di verza e patate. E patate. E menta. E menta. E altro? E sale. E sale. Oh ragazzi. Però questi non si mangiano così. Ma in realtà li puoi mangiare anche così. Dice, però si mangiano così? Ecco, però sono più buone se metti della panna acida aromatizzata alla menta. Che spettacolo! Panna acida aromatizzata alla menta. E come la raccontiamo questa panna? La panna? Allora prendete la panna da frigo, quella da montare, la mettete dentro una ciotola, ovviamente non zuccherata, la mettete dentro una ciotolina, circa un 200 grammi di panna, un succo di mezzo limone, un pochino di foglioline di menta, un bel pizzicotto di sale e la lasciate nel frigorifero per almeno 3-4 ore, rigirandola ogni tanto, poi coagula un pochino e diventa... E allora non rimane che assaggiare adesso? Eh sì, ti tocca, sei il testimonial, come dici tu. E allora prendiamo una forchetta e facciamo vedere anche com'è bella duretta e croccante. Avete sentito il croc? Sì. E dentro è bella morbida. Vai. Che era? È buonissima. Meno male. Ragazzi, garantisco io, è veramente veramente buona. Complimenti a tavola con Silvia. Grazie. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao ciao.